Siete mai stati in una capitale divisa in due? Nicosia è l'unica al mondo ad essere ancora così. Una linea separa il nord dal sud, la parte turca dalla parte greca. Oggi la attraversiamo insieme. Cipro è una delle isole con la storia più antica del Mediterraneo. Più di 3000 anni fa i greci arrivarono a Cipro e si stabilirono sull'isola. Portarono qui la loro lingua, i loro dei, la loro cultura. Da quel momento i greci vissero a Cipro senza mai andarsene e questo è importante per capire tutto quello che è successo dopo. Come quasi tutto il mondo mediterraneo di allora, anche Cipro finì sotto i Romani. Poi quando l'impero romano si divise in due, Cipro passò all'impero romano d'Oriente. Per quasi 1000 anni l'isola rimase cristiana e greca, lontana dai grandi sconvolgimenti d'Europa. Nel 1191, durante le crociate, il re inglese Riccardo Cuor di Leone conquistò Cipro quasi per caso durante una tempesta in mare. Poi la rivendette a un nobile francese, Guido di Lusignano. Da quel momento, per quasi 300 anni, Cipro fu governata da una dinastia francese, i Lusignano, che si facevano incoronare sull'isola e si vantavano di essere anche re di Gerusalemme. Nel 1489 Cipro passò a Venezia. I veneziani erano mercanti intelligenti e sapevano che l'isola era preziosa, ma sapevano anche che era in pericolo. Per questo costruirono le grandi mura che ancora oggi circondano Nicosia e Famagosta. Servirono a qualcosa, ma non abbastanza. Nel 1571, dopo un lungo e sanguinoso assedio, i turchi ottomani conquistarono l'isola. Con i turchi arrivò un grande cambiamento. Per la prima volta Cipro aveva due grandi popolazioni, i greci cristiani e i turchi musulmani. Per qualche secolo vissero fianco a fianco, non sempre in pace, ma insieme. Questa convivenza però aveva radici fragili. Nel 1878 la Gran Bretagna prese il controllo di Cipro, che divenne una colonia inglese, ma i ciprioti greci sognavano di riunirsi alla Grecia. Questo sogno si chiamava Enosis. Negli anni 50 un gruppo di combattenti guidati dall'arcivescovo Makarios combatté contro gli inglesi con attentati e guerriglia. Fu una piccola guerra durata qualche anno. Alla fine, nel 1960, Cipro ottenne l'indipendenza. La nuova Cipro indipendente aveva una costituzione complicatissima. Greci e turchi dovevano governare insieme con quote e veti reciproci. Non funzionò. Nel 1963 scoppiarono violenze tra le due comunità e i turchi ciprioti si ritirarono in enclavi separate protette dai caschi blu dell'ONU arrivati nel 1964. Nel 1974 i militari greci che governavano la Grecia con la forza organizzarono un colpo di Stato a Cipro per unire l'isola alla Grecia. Fu un errore enorme. La Turchia usò questo come giustificazione per intervenire militarmente e invase il nord dell'isola. L'ONU intervenne per fermare i combattimenti, ma era troppo tardi. L'isola era ormai spezzata in due. Al nord i turchi, al sud i greci, una linea. La linea verde tagliò in due anche Nicosia, la capitale. Quella linea è ancora lì 50 anni dopo e nessuno ha ancora trovato un modo di cancellarla. Per arrivare alla parte turca di Nicosia si cammina lungo la via Ledras, una delle vie principali del centro storico di Nicosia. Lungo la strada nulla fa presagire che ci si troverà presto ad entrare in una realtà parallela. Per passare dalla parte turca occorre prima attraversare un checkpoint greco. Dopo questo si entra all'interno della linea verde, la terra di nessuno controllata dalle forze ONU, che fa da zona cuscinetto tra la parte greca e quella turca. Gli edifici al suo interno sono disabitati e le finestre murate. Per entrare nella zona turca bisogna ancora passare il checkpoint turco. Una volta fatto anche questo si entra finalmente nella zona turca. Sembra di essere tornati indietro nel tempo agli anni del muro di Berlino. Entrando nella parte turca ci si trova in un mondo completamente diverso. Le strade sono piene di negozi con merce contraffatta
che la nostra guida consiglia di evitare per non avere problemi al confine. Tutto è diverso, le scritte, i volti, l'architettura. Invece di aver attraversato un confine lungo un centinaio di metri, sembra di essere passati attraverso un portale che porta in una dimensione parallela. Dopo una breve passeggiata arriviamo alla moschea di Selim. Si tratta di una chiesa gotica che in origine si chiamava Cattedrale di Santa Sofia. Venne costruita nel XIII secolo e qui venivano incoronati i re di Cipro fino al 1489. In seguito alla conquista turca, la cattedrale venne trasformata in moschea e lo rimane fino ad oggi. Poco lontano dalla moschea troviamo il vecchio caravanserraglio di Nicosia. Dopo essere caduto in rovina, è stato completamente restaurato nel 2018 e oggi ospita un ristorante e negozi con souvenir ed articoli locali. Ma la nostra breve gita giunge al termine. Prima di lasciare Nicosia, facciamo ancora un salto alla torre panoramica nella parte greca, da cui è possibile vedere il panorama della città intera, sia la parte greca che quella turca. Da qui sono ben evidenti la bandiera turca e quella della Repubblica di Cipro del Nord, che i turchi hanno creato su una collina in segno di sfida a ricordo del fatto che Cipro è ancora oggi un paese diviso con poche speranze per una riunificazione a breve. Se passate a Cipro, non visitate solo le spiagge, andate anche qua. Ci vediamo al prossimo video!